Sono Allegra Selvaggi e vi racconto Terra di lavoro, un podcast che narra le origini di una famiglia e di un vino. Mentre da bambina osservavo queste mappe appese al muro di Galardi e guardavo il busto di Ferdinando II che veniva trasportato, anzi traslocato da ogni appartamento dove abbiamo vissuto, era per me una sorta di dato di fatto. Io ero inconsapevole di quale fosse il significato dietro a questi oggetti. Quando sono arrivata a Galardi ho compreso un mondo. Ho aperto in quel momento un cassetto che fino ad allora non ero mai riuscita ad aprire e questo era una scoperta quotidiana per me. Oggi io mi batto per i confini della terra di lavoro, è un nome storico e come tale è nel cuore e nell'anima di tante persone che vivono il nostro territorio. Mio padre è riuscito a trasmetterlo attraverso un vino, e non un vino qualunque, un vino che è senza tempo, che anche con la sua assenza sarebbe riuscito a tramandare una storia importante come quella del Regno delle Due Sicilie. Io quando racconto tutto questo, quando racconto la storia di mio padre e di come è nato il vino, davanti a me chiunque ci sia coglie una storia unica che merita di essere raccontata e di cui si è grati di ascoltarla. E questo è ciò che rappresenta il Terra di Lavoro, un vino unico che non solo ha il dovere di rappresentare la qualità di questo territorio dove ci troviamo, ma che porta con sé una memoria da sempre voluta tramandare sin da quando è nato. Il Terra di Lavoro è un vino con la V maiuscola, perché ciò che fa di sé la sua qualità sono la sua terra e il lavoro che c'è dietro ad ogni vigneto. C'è un amore, un legame che nasce ben prima della sua produzione che riguarda la terra. Ecco, questo è quello che è accaduto nel periodo in cui la mia famiglia è arrivata su questi terreni e sono i castagneti. Ma ancor prima dei castagneti c'è la terra vulcanica. E oltre i castagneti e oltre la terra vulcanica c'è un'esposizione che guarda diritto verso il mare, esattamente come ci indica la mappa che si trova in etichetta. Ecco, questa è una perfezione di terroir che ci dice quanto questo luogo sia perfetto per pensare di produrre un vino di elevata qualità come il Terra di Lavoro. Però non è sufficiente avere un terroir perfetto. Occorre preservarlo e rispettarlo, ed è ciò che da decenni la mia famiglia si impone di fare. Innanzitutto i castagneti sono stati innestati nel dopoguerra credendo che tale attività agricola sarebbe stata favorevole, e questo era sicuramente vero, ma lo è anche per i nutrienti che conferisce al terreno stesso, quindi lo arricchisce. Questo lo fa attraverso le foglie, attraverso i ricci, e crea all'interno di un terreno già nutrito dal suolo vulcanico qualcosa di ancor più fertile. E poi la natura circostante, che non è stata invasa, anzi qui a Galardi vengono preservate da sempre le multiculture che caratterizzano questo suolo, e la viticoltura non ha preso il sopravvento, al contrario
viene gestita con un'idea di agricoltura biologica e con la rinuncia costante della quantità verso la qualità. Quindi è un insieme di valori e questi sono i nostri due principali valori, la terra ed il lavoro. Il lavoro infatti non è da meno, la vigna occorre coltivarla in maniera ordinata, bisogna essere tempestivi nelle decisioni e nelle attività che si devono intraprendere e è necessario portare in cantina dei grappoli perfetti, anche se questo comporta ridurne la quantità. È solo così che si garantisce una qualità elevata per un vino che ha solo la necessità di essere affinato ed è questo il ruolo della nostra cantina. Dopo aver passato diversi anni a Galardi, io e la mia famiglia abbiamo deciso che per proseguire questa azienda era necessario trovare un custode che ne avesse rispetto sia per il vino che per questo territorio che per la storia che portava con sé. È così che ho incontrato Antonio Capaldo. Attraverso le nostre lunghe conversazioni, una delle prime frasi che mi ha colpito di lui è stata quando mi ha detto che i conferenti di oggi, se hanno avuto abbondanza, è giusto remunerarli perché saranno i nostri conferenti di domani. Ovviamente parlava della sua azienda, di Tenute Capaldo. Questa frase mi colpì particolarmente perché da poco avevo letto in un libro di mio papà una frase molto simile riguardante Ferdinando II, che diceva che se il raccolto non era stato abbondante bisognava ugualmente sostenere gli agricoltori, perché quelli sarebbero stati gli agricoltori dell'anno successivo e di quelli a seguire. Ecco, questo mi fece capire che eravamo sulla strada giusta per trovare una persona che avrebbe compreso i valori della nostra azienda. È stata una scelta che abbiamo preso insieme alla mia famiglia, quella di conferire le quote di Galardi a Tenute Capaldo, consapevoli che avrebbero mantenuto alto il nome della nostra azienda e del nostro vino, anche attraverso una tradizione campana e vinicola di cui oggi rappresentano un'eccellenza. Antonio Capaldo dà a me ogni potere di autonomia e di gestione dell'azienda, tanto che io oggi continuo a chiamarla la nostra azienda di famiglia. Siamo in totale sintonia e abbiamo gli stessi valori, ma soprattutto quello che ci accomuna di più è un grande amore per il terra di lavoro. Lui, spinto sin da sempre verso questa icona, verso questo vino che era stato prodotto proprio vicino alla sua terra, e io ovviamente per il legame che ho con mio papà e con la mia famiglia. Galardi è un'azienda che fa innamorare per i suoi luoghi, per la sua storia e per come noi la viviamo quotidianamente. Siamo persone estremamente affezionate ad ogni singola pianta e curiamo attraverso un lavoro scrupoloso e di precisione ogni vite. Io qui ho trovato una seconda famiglia che è fatta dalle donne e dagli uomini che lavorano su questa terra. E siamo un gruppo, ridiamo spessissimo tra i filari, ci incontriamo la mattina presto in cucina e già iniziamo a sorridere. Io mi sento una di loro.
Ho gli stivali pronti per essere indossati prima di uscire, ho i miei guanti, ho le mie forbici, ogni tanto le presto a qualcuno che sa che me le deve ridare, e questo è il gruppo che siamo. Francesco, il nostro trattorista, mi ha insegnato a guidare il trattore e spesso vengo presa in giro perché ho ancora un po' paura. Ma è un gruppo meraviglioso e rappresenta la famiglia di Galardi. Siamo tutti attenti al lavoro di ognuno, e specialmente quando si tratta dei ragazzi più giovani che stanno oggi imparando questo mestiere e che forse soprattutto nel momento della selezione sono i più fragili, perché non comprendono sempre il motivo di questa grande rinuncia. Però poi con il tempo vedono il risultato e sono sempre più consapevoli di cosa stiamo raggiungendo. Il Terra di Lavoro rimane così un vino unico nella sua identità. È un'etichetta, la nostra, che è unica e ha l'obbligo di dare memoria nel tempo. È così che è stata concepita all'inizio ed è così che continuiamo a viverla. E la vogliamo trasmettere attraverso una promessa. Che siano annate vecchie o giovani, nel Terra di Lavoro si deve sempre ritrovare la sua identità. Ovviamente varia, alcune volte racconterà dei boschi di castagne, altre della mineralità del vulcano, oppure anche dei frutti rossi, che sono chiaramente più dati da un'annata assolata. Ma alla cieca sarà inconfondibile, il carattere del Terra di Lavoro darà sempre la sua identità e riflette un territorio sconosciuto a molti, ma che attraverso un bicchiere racconta di una lunghissima storia fatta di persone e di territori di cui mai abbastanza si è parlato. Ecco, il nostro ultimo valore è la storia. Questa è stata tutta concepita e voluta da mio padre, che oggi vorrebbe vedere le porte di Galardi sempre aperte per mostrare che dietro a quel bicchiere non c'è solo un racconto, ma una grande verità. Un vino è il terzo episodio di questo podcast, pensato e prodotto da Allegra Selvaggi e Leonardo Aquilino nel 2025, con la colonna sonora di Cody Martin, Building Legacies.